Ciao, ben ritrovati. Solito check audio-video. I settaggi dovrebbero essere a posto. Abbiamo risolto il problema di frame a scatti dell'altra volta. Giusto per curiosità, era un settaggio di OBS che aveva l'accelerazione software invece che hardware e praticamente ho scoperto che ti porta l'utilizzo della CPU sopra il 100% e quindi ti consuma tutto. Quindi si mette l'accelerazione hardware invece che software, si diminuisce il bitrate e tutto rimane abbastanza fluido e gestibile. Quindi dovremmo esserci come settaggi. Primo commento volevo farlo sul Davide Cervellin, vi ricordate è stato mio ospite qualche mese fa, abbiamo fatto prima un'intervista e poi una live Q&A. Davide ha scritto un interessantissimo libro Office of Cards che parla esattamente delle cose che affrontiamo nel mio canale, quindi lui condivide tutta la sua esperienza nel mondo corporate. Il libro l'ha scritto prima in inglese e poi in italiano, metterò sopra la scheda del video dei due video con la sua intervista e successivamente il Q&A live che abbiamo fatto. Vi consiglio fortemente di leggere il libro e seguire il suo canale. A novembre mi ha intervistato, abbiamo fatto un'intervista bella lunga, era di circa 2 ore, e adesso è uscita la prima sezione del podcast. Sapete, lui i podcast li divide sempre in due blocchi e poi fa una bellissima analisi prima e dopo ogni sezione, mette diverse considerazioni riassumendo quali sono i punti importanti, i learning point, i punti di riflessione, quindi è veramente molto ben strutturato come contenuti, quindi vi consiglio di leggerlo, ovviamente seguire il suo podcast e in particolare la prima parte della chiacchierata che ci siamo fatti. È stato molto, molto interessante anche ripercorrere vari passaggi della mia vita e delle scelte sia di vita che di carriera in questi anni. E lui è molto bravo anche durante la chiacchierata a cogliere degli spunti, parallelismi con quella che è stata la sua esperienza. Quindi se non l'avete già fatto vi consiglio di vedere, di seguire il podcast e il suo canale comunque in assoluto. Metterò tutti quanti i riferimenti nei commenti. Gianluca mi chiede: consigli per un neo assunto che deve ricoprire un ruolo di un dimissionario e ha solo un mese e mezzo per affiancarlo? Come fare a colmare le competenze non apprese in tempo? Allora, handover, cioè il passaggio di consegne, è un argomento interessantissimo e particolarmente importante. Mi spiego. Molto facilmente ci si trova in situazioni lavorativi in cui l'handover praticamente non si fa. Devo dire che quando si entra in una posizione ci sono vari motivi. Tra l'altro è anche una delle domande che tipicamente si fa durante una fase di colloquio, no? Come mai l'assunzione? Qualcuno che sta andando via, qualcuno che va in retirement, oppure è una nuova posizione perché ci sono state delle trasformazioni, ampliamenti. Tipicamente questa è una delle cose che si discute in fase di colloquio, però nel mondo ideale noi abbiamo un momento di affiancamento, quindi appunto, come dice Gianluca, di faccio lo stesso lavoro insieme all'altra persona, l'altra persona trasferisce il know-how, mi spiega le cose e via dicendo. Per quella che è la mia esperienza e per quello che ho visto anche in giro nelle altre divisioni, è quasi raro che si riesca a fare un handover formale, mentre tra fornitori l'handover c'è ed è anche regolato contrattualmente, e se non lo è, assicuratevi che lo sia. All'interno dell'azienda, per vari motivi, può capitare che non ci sia la possibilità di fare l'handover. Quali possono essere i motivi? Una persona va via molto velocemente o viene cacciata, quando qualcuno viene allontanato, tipicamente è quasi overnight, oppure magari il processo di recruitment prende più tempo, una persona rassegna le dimissioni, c'ha 3 mesi e vi assicuro che spesso in 3 mesi non riesci minimamente a trovare il candidato e a sostituire la persona, anche perché magari ci metti 1 o 2 mesi per trovare il candidato ideale che dall'altro lato ha 3 mesi di preavviso minimo. L'unico momento in cui abbastanza facilmente si riesce ad avere un affiancamento è o se la persona si sa che sta andando via tra 6 mesi, un anno, oppure se hai un sostituto interno anche lì immediato. Perché se ci pensate, se io sono in un ruolo e devo andare a ricoprire l'altro ruolo, anch'io mi devo occupare dell'handover per chi mi sostituirà, no? Per cui è veramente lo scenario ideale, quello in cui si riesce ad avere la persona, fare tutto il trasferimento del know-how, spiegare tutte le situazioni. Nella maggior parte dei casi
e non avviene. Addirittura in molte situazioni, sia quando sono andato via o quando sono arrivato, la maggior parte delle volte non ho mai neanche fisicamente incontrato il sostituto o la persona che stavo sostituendo. Non è necessariamente un male e vi spiego perché. Questo punto di riflessione l'ho avuto diversi anni fa quando ho lasciato una posizione, mi ero messo a disposizione per la persona che mi sostituiva per trasferire un attimo le mie opinioni al di là del puro tecnicismo e questa persona, diciamo, con garbo, però nel senso ha fatto in modo di non far avvenire questo trasferimento. Inizialmente questa cosa l'avevo letta in maniera non positiva, però poi ho realizzato che se ci pensate potrebbe anche essere meglio non avere un endover completo. Mi spiego. Se parliamo di puro know-how, trasferimento e di informazioni, sembra assolutamente necessario e ideale che si sposti. Però, d'altro canto, quando noi abbiamo un endover veramente formale, si rischia anche di trovarsi nel solco, nello stile e nelle dinamiche di chi ha preceduto, che magari aveva un modo di lavorare completamente diverso da noi. Magari questa persona, con i suoi commenti, con la sua fase di informazione, ci trasferisce anche delle relazioni non necessariamente perfette, oppure è prevenuto o prevenuta su determinati colleghi, oppure era in conflitto con un'area e quindi te la descrive come un'area difficile e via dicendo. Cioè, non è banale questo punto, non sottovalutatelo, per cui il primo messaggio è potrebbe non avvenire in nessun modo un endover e potrebbe non necessariamente essere una cosa negativa. Nello specifico, Gianluca, se tu sei in una situazione in cui per X motivo hai un mese e mezzo per affiancarlo, che è tantissimo, io quello che ti consiglio è concentrarti sui processi. Quando parliamo di processi, stiamo parlando di tutto ciò che è scollegato dall'individuo. Perché le grandi aziende o le aziende strutturate fanno molta attenzione ai processi? Perché non c'è niente di peggio dell'individualità, io che mi occupo di risolvere a destra e a sinistra, io faccio qua, io faccio là. Sapete, si chiama il tram test. Che cos'è? Cioè, se la persona, spesso nelle aziende o soprattutto nei siti produttivi l'ho visto accadere, ci sono questi personaggi mitologici che sono tutto loro, no? Tu senti la gente che dice, oh, se questo domani dovesse andarsene si fermerebbe tutto, poi le persone se ne vanno e non succede niente, tranquilli, magari qualche discontinuità, ma tutto quanto gestibile. Cioè, però tornando al principio, il tram test è domani sta persona viene investita da un tram, o io preferisco dire vince la lotteria e si trasferisce in Sud America, l'azienda va avanti? Se l'azienda dovesse avere delle situazioni in cui in assenza di un individuo una parte crollerebbe o non potrebbe operare, allora l'azienda ha un problema a livello di processi, perché è dipendente dall'individuo invece che dal modo di lavorare e dal processo. Questo per dirti, Gianluca, nell'endover assicurati non tanto di capire soltanto i numeri o la situazione attuale, ma di capire le dinamiche, quindi come vengono gestiti i flussi di dati. Una cosa fondamentale, chi sono gli stakeholder della persona che sostituirai e confrontati anche con loro, cioè in questo mese e mezzo, quando questa persona, faccio un'ipotesi, tu sei in una divisione tecnica che si occupa di manutenzione all'interno di processi produttivi. Quindi hai a che fare con i colleghi della produzione, con quelli del planning, con quelli di procurement, con quelli di finance, più tutta la catena gerarchica verticale sopra. Allora, quando capisci come interagisci con quelli della produzione, poi fissa delle call con quelli, degli incontri con quelli della produzione per dire ok, questo è quello che io vedo dal lato mio, ma dal lato tuo è così, poi fa parte anche del passaggio successivo, no? Capire cosa puoi migliorare in delle dinamiche, però veramente concentrati sui processi, sulla comunicazione e non soltanto sulla parte numerica, quantitativa o qualitativa attuale, cioè lo snapshot della situazione oggi, perché dovrai gestire i cambiamenti.
Quindi se tu ti preoccupi solo di capire tutto quanto perfettamente come oggi, ma non come ci si è arrivati o come si gestisce il domani, rischi appunto che domani cambia qualcosa, cambiano gli obiettivi, cambia le priorità cioè, ma io avevo imparato quello. No, cerca veramente di capire quali sono i processi che governano e se non ci sono, cerca di mapparli. Se era tutto uno degli scenari peggiori e quando vai a prendere una posizione e quello precedente aveva tutto in testa, no? Che è proprio una cosa degli anni 70-80, però ci sono ancora personaggi del genere, soprattutto nel mondo tecnico, ecco, in quel caso cerca di mappare i processi, è anche un ottimo esercizio per te. Spero sia chiaro come punto, quindi ti ripeto, anche lì un fatto di competenze, tu dici come fare a colmare le competenze non apprese in tempo, non c'è problema, le colmerai col tempo, l'azienda non si ferma o se c'è qualcosa dove tu ti rendi conto di andare un attimo corto, fallo presente. Signori, ok, chiaro, io mi prendo questo, ma su questa parte non mi sento ancora, per cui assicurati che il resto del team o le varie persone, i vari stakeholder siano assolutamente consapevoli del fatto che su qualcosa avrai bisogno di affiancamento, avrai bisogno di più tempo, avrai bisogno di un periodo di transizione maggiore. Non fare il supereroe, non dare necessariamente l'impressione che sia tutto perfetto. Se c'è qualcosa che va evidenziato come un problema di risorse, un problema di come vengono assegnate le priorità o un problema di gestione dei dati, evidenzialo e tra l'altro chiedi costantemente feedback, cioè in questo mese e mezzo, ogni settimana, ogni 2 settimane, assicurati di avere dei checkpoint dove ti siedi, perché che succede? Che in questo mese e mezzo il business deve continuare. Difficilmente vi potrete sedere in una stanza per giorni e giorni a ragionare e come mentore io ti trasferisco il mio know-how. No, sarà più un learning on the job, no? Quindi questi principi generali. Poi quello che ti consiglio, se vuoi, che vale in generale per tutti quanti i cambi di posizione, nei link sotto i miei video tra i consigli di lettura, vedete c'è un link ai libri che consiglio. I primi 90 giorni di Michael Watkins è uno dei libri di business che io raccomando sempre perché ovviamente anche lì è il mondo ideale, 90 giorni, magari ci fossero 90 giorni per andare a regime, tipicamente sono magari 2 o 3 settimane, ci si aspetta la piena operatività, però quello ti dà un'idea di come strutturare mentalmente, no? La prima cosa, capire dove sei, se già conosci, capire se sei in una fase di trasformazione, di ristrutturazione, di redesign, di disaster recovery o qualunque cosa. Quindi, bella sfida, complimenti se stai appunto prendendo una posizione nuova, spero ti piaccia e prova a seguire questo, concentrati, proprio estrapola ciò che è il business dal singolo individuo, quello è fondamentale. E se vedi che c'è qualcosa di fortemente legato all'individuo, red flag, heads up, fallo presente per evitare che un domani bang. Ok? Ah, e un'altra cosa che vale in generale sui lavori è se ti accorgi che ci sono dei numeri o delle situazioni particolari, non è un discorso di fare lo scaricabarili, non è un discorso di maestra, vedi a quello che ha fatto questa cosa, però assicurati che le cose siano documentate, cioè assicurati che a un certo punto ci sia una checklist di cose di cui discutete, di documenti o di quello che è, però ci sia anche un sto prendendo questa situazione e i numeri sono questi, è chiaro per tutti, ok, per evitare che ci sia l'effetto tra 3 mesi, ah, sta cosa è andata a tromba, ah, ma come, ora che l'hai presa in gestione tu? No, veramente io l'ho presa che già i numeri erano questi, che non significa, non è che ti sa, cioè comunque è un problema di tutti, però aver chiaro che come quando prendete una macchina a noleggio e la riconsegnate, si fa il check tutto attorno com'è la situazione, ok? Il discorso di avere una checklist molto o troppo dettagliata può aiutare però più come agenda, non farla troppo formale perché potrebbe non essere ben vista, no? Cioè, quindi assicurarti che devo toccare questi punti, parlare con queste persone o chiedere questi documenti, ecco, questo magari mettitelo giù in una tabella Excel
e seguilo, ma non aspettarti di poter fare un handover con un Gantt tutto preciso. Ah, allora mercoledì alle 17:15 mi devi passare questo documento e cosa. Nel mondo reale non funziona così. Bella domanda comunque, perché gli handover è uno dei settori dove la realtà dalle aspettative è molto molto diversa spesso. Come gestire rapporti conflittuali tra diversi reparti dell'azienda senza lasciarti trasportare emotivamente? Fabio, domanda interessantissima e cruciale. La parte conflitti è uno degli argomenti per me principi. Io lavoro ormai diciamo, quest'anno passo la boa dei 25 anni e ragazzi, conflitti ne ho vissuti tantissimi, ne avrei potuti evitare la maggior parte e avrei potuto gestire meglio gran parte dei conflitti, perché tutta questa no, saggezza che trasferisco adesso a 51 anni, ragazzi, non c'era quando ne avevo 20, 30, 40 e per quello ci tengo a condividere in questo canale e nelle sessioni di coaching determinate cose, perché era molto Maurizio nelle situazioni aziendali dinamiche, nelle 5 aziende, 7 aziende precedenti, aveva un approccio molto diverso. Ora, i conflitti ci sono, nel mondo ideale bisognerebbe evitarli perché partite dal presupposto che non c'è modo di uscire da un conflitto vincente, cioè anche se pensi di aver vinto, hai comunque danneggiato qualcosa. Due o tre punti di riflessione prima di entrare proprio nel tecnicismo. Un mio amico diceva, è un po' come il mare, no? Cioè, più vai, il mare può essere in tempesta quanto vuoi, più vai in profondità e più è calmo. Questo è lo stesso, al contrario, gerarchicamente. Ci si scontra, ci si scanna, più si sale di livelli e meno tutto questo fragore di armi della schermaglia che avviene giù c'è, anzi vengono visti anche di cattivo occhio perché magari tu e l'altro siete due divisioni diverse, ma quando si sale di 2-3 gradini fate parte magari della stessa macro area e quindi c'è qualcuno che vede due parti, se non altro l'amministratore delegato, il CEO, il direttore generale, vede due parti della sua azienda che stanno litigando e questa cosa non va benissimo. L'altro commento era di un mio collega capo tanti anni fa che diceva: ricordati, la vita è lunga, l'azienda no. Questo che vuol dire? Direi anche il mondo del lavoro no. Questo che vuol dire? Attenzione nei conflitti, soprattutto quelli tra individui, perché anche lì gli scontri tra reparti alla fine sono scontri tra individui. Il mondo cambia, l'azienda cambia, le persone più insospettabili domani te le puoi trovare nella tua divisione, i tuoi responsabili, o cambi aziende, fra 2 o 3 aziende ti ritrovi quelle persone, o quelle persone sono molto vicine a livello di network a persone che per te un domani potrebbero essere importanti. Quindi fate molta attenzione e cercate molto di evitare i conflitti. A livello di preparazione mindset vi consiglio di leggere, oltre appunto anche in Office of Cards, Davide Cervellin parla della parte conflitti, però vi consiglio di leggere il libro Ego is the Enemy e L'ego il tuo nemico, anche questo lo trovate tra i consigli di lettura. È autore americano che parla dello stoicismo, però è un bel libro che evidenzia come la maggior parte dei casini in cui ci troviamo nella nostra vita, che siano conflitti, che siano attriti, che siano problematiche varie, veramente nella maggior parte delle volte ci si infila da soli perché l'ego ci fa fare, dire, pensare, anzi pensare, dire, fare una serie di cazzate che poi ci tornano a mo' di boomerang. Questo è particolarmente vero nel mondo business, all'interno del quale molto facilmente un attacco lato business, una critica viene vissuta a livello personale e questo fa scattare tutte delle dinamiche di devo rispondere, devo far vedere che c'ho ragione io, devo mettere in difficoltà l'altra persona, la sputtano in una riunione, tutte cose sbagliatissime. Quindi attenzione su questo. A livello tecnico cercate il più possibile di disinnescare. La maggior parte dei conflitti vengono o da effettive collisioni di obiettivi o priorità, cioè se ho 2 team
che si devono scannare per un unico osso a livello di vendita, a livello di cliente e tutto, già lì, se vogliamo, è l'azienda che ha creato delle dinamiche tossiche e quindi questo non è un buon indicatore assoluto, in assoluto. Però quando si tratta di dinamiche perché magari appunto il team manutenzione si scazza con il team produzione o con il team procurement, non riesce mai a fare contenti quelli nella parte manutenzione e via dicendo. Ecco, qui cercate veramente di capire che, di accettare il fatto che siete nella stessa barca e indipendentemente dalle personalità dei singoli, la cosa migliore è capire e anche accettare di fare discorsi del tipo, ok, ma porca miseria, se io sono convinto di questa cosa e tu sei convinto di quest'altra, partendo dal presupposto che nessuno dei due è completamente fesso, e cerchiamo di capire perché abbiamo queste visioni diverse, cioè è un fatto che non abbiamo comunicato, stiamo dicendo le stesse cose in maniera diversa, cioè dovete veramente capire qual è il motivo dello scontro. È un fatto di cultura, è un fatto di comunicazione, è un fatto di c'è un budget e ci se lo deve accaparrare, mors tua vita mia, boh, non lo so. Questo dovete verificarlo, però fate questo. E una cosa che vi consiglio quando c'è una situazione di conflitti è la parte problem solving e la parte sbollire. La parte sbollire è ricordatevi come regola aurea in generale per le mail, ricordatevi sempre che quando scrivete una mail, un commento nella chat in una riunione o anche un messaggio privato, scrivetelo sempre pensando che verrà scritto in un banner gigantesco all'interno dell'azienda e lo leggeranno tutti, dall'amministratore delegato al collega di cui stai parlando. Questo perché dovete sempre pensare al tipo di conseguenze di quello che scrivete. Fondamentale, anche perché succederà. Le mail vengono rigirate senza essere ripulite, anche non con cattiveria, semplicemente per distrazione. I commenti vengono letti perché magari uno in una riunione fa una condivisione di schermo e c'è aperta il momento della chat in cui tu dici ma quel collega di procurement non ha capito niente, è proprio un imbecille e via dicendo. Queste cose succedono, vi assicuro, le ho viste succedere e soprattutto non porta a niente, rimane traccia di tutto, state molto attenti. Questo a livello proprio di tecnicismo, quando preparate le mail e siete incazzati, la solita regola la conoscete, scrivete le mail senza mettere i destinatari. Prima, se dovete rispondere, togliete tutti i destinatari per evitare che un click di distrazione vi faccia partire la mail e parta il flame. Mettete tutti quanti i contenuti, vedete quello che dovete dire, poi salvate la mail, vi andate a fare una camminata, prendete un caffè o magari un'altra bibita. Se possibile, se non è una cosa urgente, la rivedete il giorno dopo, però quello che dovete fare è sempre concentrarsi sull'argomento e mai sulla persona. Non attaccate mai l'individuo. Avevo fatto anche alcuni esempi, non è mai non hai capito sta cosa e questi dati non sono chiari, sono stati letti in maniera diversa, forse manca qualcosa, forse stiamo lavorando su dei set di dati diversi oppure abbiamo accesso a dei sistemi diversi, cerchiamo di capire cosa succede. E non sto parlando di fare il mondo di Disney, vogliamoci bene, sto parlando di essere professionali in queste cose. E la gestione degli scontri, ricordatevi che danneggia voi e danneggia i vostri capi, perché soprattutto se sono persone, come dicevo prima, che a un certo punto si uniscono le divisioni, il vedere il vostro capo farà la figura di quello che non ha saputo gestire le persone del suo team e i due capi dovranno poi dar conto del fatto che cioè, ogni escalation è assolutamente un boomerang. E l'altra cosa dicevo, a livello di problem solving, sapete, ci sono alcuni passaggi fondamentali nel problem solving. Il primo è veramente definire cos'è il problema. Quando vedete esercizi di problem solving o si parla di problem solving, la maggior parte delle persone non sono capaci neanche di definire il problema. Il problema è il gap tra lo stato ideale e lo stato attuale, in qualunque metrica, no? Il problema non è io peso 120 kg, il problema è dovrei pesarne 78, ne peso 120, quello è il gap. Perché se sono alto 3 metri e sono un ammasso di muscoli, probabilmente 120 kg è il mio peso ideale, no? Per cui questo è uno degli esempi di. Poi qual è perché? Sapete che c'è l'esercizio del 5 volte perché, quindi fare il breakdown e per ogni cosa il root cause analysis e per ognuna di quella perché
perché è successo questo, per questo motivo, e perché, e perché, e perché. Quindi assicuratevi di farlo diventare una discussione sul business e non sulle persone. E in questa logica proprio capire perché due rami d'azienda dovrebbero avere delle situazioni conflittuali. Perché dovrebbero avere degli obiettivi diversi, delle priorità diverse? Quello dovete veramente sviscerarlo e lo so, non è per niente facile, anche perché spesso e volentieri i colleghi sono persone come noi che hanno le giornate storte, hanno i loro problemi, hanno il loro stile di comunicazione, però vi consiglio di il più possibile fare proprio l'esercizio di disinnescare l'escalation e poi ecco una cosa che vale in generale Fabio come regola, ma come regola in assoluto per le riunioni, evitate le sorprese alle riunioni. Se c'è qualcosa, scordatevi ste cazzate che vedete nei film all'americana. Ah no, adesso vai alla riunione trovi questo dato, la persona sbianca, che figuraccio, ho dimostrato a tutti che io c'ho ragione e quella persona ha torto. No, no, anche se tu hai ragione, quella persona ha torto è un boomerang. Cercate di risolvere le cose prima delle riunioni, con chiacchierate formali o informali, condividendo non in una grande audience, perché davanti a tante persone, automaticamente davanti all'ignoto o le novità, le persone vanno, il famoso, per non sapere né leggere né scrivere, intanto dico no, no? Cioè, difensiva e non andate da nessuna parte. Quindi evitate queste cose più che mai, non bisogna mai umiliare le altre persone, rimanete calmi se c'è qualcosa. A me è capitato in riunioni di avere la persona che dall'altro lato proprio sbrocca e inizia a dire cose, ok, poi ne parliamo offline. Oggi, quando mi è successo 15 anni fa, capirai, fuochi d'artificio, evitateli. È meglio questo secondo approccio, ok? Spero, Fabio, di averti dato qualche spunto di riflessione. Esatto, Giuseppe dice la gestione dei conflitti è non solo in ambito lavorativo, ma anche fuori. Esatto, perché in ambito lavorativo avete delle regole che sono molto più stringenti che all'esterno, per cui è quello il contesto all'interno del quale imparate a. In ambito lavorativo, in un ambito sano, non ci può essere la parolaccia, non ci può essere il mandarsi, non ci può essere la minaccia, lo scontro, cioè ci sono posti in cui vieni buttato fuori, ma anche se solo ti permetti di gridare in una riunione, altri posti estremamente tossici dove invece fa quasi figo lavorare in quella maniera. Però proprio perché l'ambiente lavorativo è un ambiente molto più strutturato, sei obbligato a imparare a, e poi stai parlando comunque di business che al di là della professionalità, però cioè non è che muori se finisce il budget o se non vinci un contratto, no? Per cui dovresti lì imparare anche un certo distacco, che è un ottimo esercizio da fare a casa, perché il famoso, la regola da sempre esistita del conta fino a 10, poi nella mail lo applichi con non rispondere subito alla mail, fai la mail, salvala e vatti a fare una camminata. Quella è la versione digitale del conta fino a 10 prima di rispondere, no? Perché le varie scuole dalla meditazione alla filosofia, allo stesso tutti dicono il tuo destino è nello spazio tra lo stimolo e la tua reazione. Se non c'è spazio e reagisci, no? Reagisci. Infatti in Inghilterra, cioè in inglese si dice sempre we are reacting e non va bene, cioè quando è quello mi dà lo stimolo, pum, rispondo. Quindi è l'altra persona o la situazione che controlla il gioco e non sono io, e questo non deve assolutamente avvenire. Quindi ottima palestra il posto del lavoro e poi quando vai in un ufficio pubblico o c'è un casino in banca o succedono determinate cose, come se fossi in ufficio, ti ricordi di questa cosa che non devi dire certe cose, non è? Ed è un'ottima palestra, sì, Giuseppe, assolutamente. Domanda di Antonio: spesso parli dell'importanza di andare all'estero. Quali pensi sia, secondo te, l'esperienza, il livello minimo di inglese per essere competitivo nel job market estero? Se avete intenzione di andare all'estero, vi dovete lanciare il più presto possibile. Spesso, quando faccio sessioni di coaching o mi trovo a confrontarmi con studenti o professionisti o neolaureati, faccio tot esperienza perché poi voglio andare all'estero. Perché non vai subito all'estero? Il livello di inglese, diciamo, si dice che il livello B1 sia quello standard di accesso a. Io
sono andato all'estero la prima volta nel 2005, da allora lavoro costantemente e giornalmente in inglese, non ho un singolo certificato di inglese. Se tu mi chiedi dammi il tuo certificato di livello A1 base, non ce l'ho. Io non ho mai fatto esami di inglese, scuola di inglese e tutto quanto. Questo per dire, non aspettate che sia tutto quanto perfetto. Vi potete buttare, ovvio che migliore è l'inglese, migliore sarà il vostro executive presence in generale, la vostra professionalità. Non potete andare, se non sapete spiaccicare parola, però diciamo B1 è quello che viene considerato, e anche su questo ho fatto anche dei video per lavorare sull'inglese. Non fate cavolate. Ragazzi, siamo nel 2023, si fanno lezioni individuali online. Cambly, Italki, persone che conoscete, insegnanti che vi fanno lezione uno a uno, niente lezioni in aula, niente lezioni di gruppo. Per i libri anche ho fatto anche dei video, prendete quelli a Simil, anche quello trovate i link nei miei consigli di lettura, che hanno un ottimo sistema. Non perdete tempo a fare cose inefficienti. La classe dove vado, ci sono 20 persone che non parlano inglese e devo guidare per mezz'ora, prepararmi per mezz'ora, per parlare 5 minuti sono 3 ore dell'agenda buttati. E poi studierete cose di cui non ve ne frega niente, passerete la settimana a dire quali sono gli ingredienti in cucina, come si parla delle spiagge delle vacanze, mentre voi dovete parlare di progetti, di sfide, di lavoro e tutto. Fate lezioni individuali, ormai costano niente e sono molto più efficienti, ok? Quindi la competitività viene data dalle competenze ovviamente e dal livello di inglese, assicuratevi di averle entrambi. Entrambe. A me, quando sono andato la prima volta in Inghilterra, ragazzi, il mio inglese a guardarmi indietro era veramente, c'era molto da lavorare, c'erano ottime opportunità di miglioramento, come direbbero, areas of improvement, però va bene, tu vieni pagato e vieni scelto per quello che dici, va bene, è importante anche come lo dici, però un ipercompetente che sbaglia il condizionale va bene, non ti preoccupare, gli inglesi sono poi abituati a se vi confrontate con i colleghi che vengono dalle varie nazioni e tutto, vi assicuro che l'inglese vittoriano c'era nessuno, manco gli inglesi stessi. Vai, vai, parla della bellezza di inglese di uno che viene da Birmingham, sì, sì, o di uno scozzese. Lasciamo stare. Quindi tranquilli, se avete quell'obiettivo, buttatevi. B1, B2 è quello che viene considerato minimo, però siamo là, insomma, quello è. Allora, Alberto chiede, gossip d'ufficio, quale divisione è la peggiore con cui lavorare? Perché? Secondo me nessuna, perché ho lavorato con diverse divisioni e ci sono quelle con cui c'è più affinità, ma nessuna è la peggiore. L'errore che si fa, Alberto, che rientra nell'approccio, nel mindset in azienda, ed è collegato ai ruoli e alle divisioni. Spesso le persone guardano i blocchi dell'azienda o i ruoli gerarchicamente invece che affiancati. Allora ti capita quello che sta in produzione, io faccio sempre degli esempi partendo da un sito di produzione, quello che sta in produzione che ti dice, ah, ma io sono il vero business perché io sono qua che produco, senza di me non si fa niente. È quello di manutenzione che dice, sì, quelli sono convinti di essere fighi, ma senza di noi che gli teniamo gli impianti che funzionano non potrebbero fare niente se dopo un guasto noi non intervenissimo. È quello di procurement che ti dicono, sì, sti tecnici, sti ingegneri sono convinti di essere fighi, ma se non gli faccio il contratto quelli non fanno niente. È quello di finance che ti dice sì, quelli sono tutti bravi a parlare, ma se non ci sono io che gli do il budget e gli controllo, quelli non fanno niente. E quelli E allora vedi queste persone che o a livello di divisione o a livello di ruolo, ah, io sono il migliore perché questo e tutti sono sotto di me, mettono tutte le cose in ordine tra il più figo, il più necessario, il più vicino al core business. Invece no, imparate a metterle una accanto all'altro perché sono tutte unità importanti. La difficoltà nelle interazioni si collega un po' a quello che diciamo prima, quando non c'è chiarezza del business. E per questo io consiglio sempre di chiarire come funziona l'azienda. Tu, ingegnere di manutenzione, non faresti niente se non ci fossero i tuoi colleghi di facility management e di finance, perché non avresti un posto dove lavorare e non avresti un budget con cui operare. Per questo prima capite come funziona l'azienda, come funzionano i vari blocchi e prima evitate queste dinamiche di conflitto o di silos. E lo stesso poi qualcuno nell'area marketing, nell'area vendite vi dirà sì, vabbè, ma tu
non produrresti niente se non ci fossi io a fartelo vendere. E quello di warehouse e logistic ti dice sì, sì, però intanto sono io che devo prendere le materie prime e poi mantenerti i pezzi a magazzino. E quello di marketing che ti dice sì, bravo ingegneretto, ma se non ci fossi io a far sapere che il pezzo che produci è bello, dove vai? No? Cioè, vedete che cioè, altrimenti non esisterebbero. Se fossero pezzi inutili del business, non ci sarebbero, ragazzi, ci sarebbe stata una selezione naturale a monte, per cui rispettate le varie divisioni del business e imparate a ragionare. Quelle, se vogliamo, più difficili da gestire come relazioni, spesso sono quelle geografiche, cioè siti magari con headquarter. Sono entrambi lavori fighissimi, però lì possono ogni tanto esserci delle dinamiche. Ah, ma quelli non capiscono quali sono le mie esigenze a livello di sito e il headquarter dice sì, ma quelli non capiscono che a livello strategico ci sono queste priorità. Però, ripeto, ognuno è un pezzo interessantissimo con delle caratteristiche molto interessanti. Ho lavorato in procurement, ho lavorato in maintenance engineering, ho lavorato nella parte energy, ho lavorato in facility management, in strategia. Il mio lavoro è oggi 90% a contatto con i colleghi di procurement e di finance. Sono tutti lavori fighissimi e quelli su cui vedete maggiore difficoltà, ecco, andate e studiateli meglio, imparate meglio. Antonio, una seconda domanda, dice: molte aziende d'Italia, anche uffici italiani di big corporate, hanno l'abitudine di chiedere la busta paga del precedente lavoro in fase di assunzione. Come pensi ci si debba comportare? Allora, sì, l'ho visto succedere, era successo anche a me. C'è la teoria e c'è la pratica. Nella teoria, quando uno ti chiede quanto ti aspetti di lavoro, di stipendio, tu potresti avere risposte del tipo: ah, ma non è importante quanto guadagno o quello che mi aspetto io, siete voi che mi dovete dire che valore date a questo ruolo. Questo nel mondo bello, ideale, siamo nel mondo reale, per cui non è così semplice. Alcune aziende hanno questo perché magari fa parte dei processi, perché a livello di compliance devono registrare determinate cose. Non è piacevole, però fa parte del gioco. Cioè, se siete arrivati al punto in cui stanno formulando un'offerta, non dovrebbe esserci un grossissimo problema. Ripeto, non è piacevole. Allora, una cosa che non dovete fare è scoprirvi all'inizio. A me è capitato di essere contattato da questi headhunter sedicenti tali che ti dicono: ah, c'è un'azienda che sta aprendo ruoli anche molto interessanti. E quando tu dici, ok, ma di che parliamo come ruolo, di che parliamo come range salariali, ti dicono: no, guarda, in realtà stanno capendo perché è la prima volta che hanno questi ruoli, quindi dici tu quanto prendi oggi, qual è il tuo pacchetto. Ecco, là proprio li mandate scappando. Sono informazioni estremamente riservate, estremamente personali, e queste persone li usano per raccogliere dati e rivenderseli per fare i fighi. Quello no. Però se siete in contatto con un'azienda, avete fatto le selezioni, siete arrivati alla fine, stanno facendo un'offerta e lì per procedure più o meno piacevoli interne c'è questa parte, come diciamo prima, è un motivo per creare uno scontro, cioè è un motivo per iniziare una relazione che durerà nel tempo. Dovete valutarlo un attimo, perché magari non è che la gente ha soddisfazione e interesse a farvi i fatti vostri, magari ci sono delle procedure aziendali e devono essere seguite. E non pensiate che le aziende siano tutti sti cattivi che vi vogliono fregare e tutto, perché io azienda non ho nel lungo termine un grande vantaggio ad assumerti a 35 se tutti i tuoi colleghi o lo standard è 45, perché poi lo scoprirai e te ne andrai e ti perderò e tutto quello che ho investito nel selezionarti sarà un danno totale per me. Per cui non è piacevole. Se è una cosa che vi crea difficoltà, parlatene e magari date delle informazioni generiche e poi soltanto alla fine vedete un attimo di gestirlo, però non sovraccaricatela di significato e di altro. Ecco, questo si ricollega al discorso di prima, magari è l'ego che ti fa dire, no, cazzo, però io non te lo voglio dire, come ti permetti e tutto. Valutatelo attentamente, molti sono più rigidi su questi, dicono, ah no, ma perché non devi? Io vado molto considerate che il mondo reale funziona anche così. Ok. Allora, Derek, il fatto che ti chiedano la parte stipendio alla prima telefonata è strano. Poi questi sono dell'azienda, sono esterni, puoi anche dire sono informazioni che condivido soltanto alla fine. Se sono veramente interessati non dovrebbe essere un grossissimo problema.
per cui considera, ripeto, sono recruiter interni, è un'azienda esterna che sta facendo un primo screening per gli altri o sono persone che si spacciano per recruiter con delle posizioni alle spalle e stanno soltanto facendo data gathering? Vediamo. Ettore dice: sto attualmente vivendo una situazione un po' difficile al lavoro in quanto sono entrato nel team da pochi mesi e la mia prima esperienza lavorativa vera e propria perché prima ho fatto un internship. Quello che era il mio capo da febbraio ha cambiato posizione, normalissimo ragazzi, le aziende sono molto dinamiche, per questo vi dicevo anche prima, attenti, perché non sai mai chi ti trovi davanti, come cambia. Per cui mi trovo in un team in cui eravamo 3 persone, adesso siamo in 2 e ogni giorno mi ritrovo a fare 9-10 ore di lavoro super intenso. Capisco che è un'ottima occasione di apprendimento, ma avresti qualche consiglio per gestire una situazione al meglio? Allora, Ettore, sì, queste situazioni capitano, c'è un motivo, non è che la gente viene spostata per non... lui ha cambiato posizione per cui probabilmente in azienda c'era più esigenza da un'altra parte. Ci sono delle situazioni di sovraccarico, ci sono delle situazioni di shortage di risorse, no? La cosa importante è che siano temporanee, cioè la cosa importante è che qualcuno, e questo puoi capirlo chiedendo, è che qualcuno sappia che c'è un'esigenza di ridistribuire diversamente il carico di lavoro. Come diciamo prima, non è una cosa che fai overnight, cioè vorrei tanto poter gestire risorse, spostare, c'ho il team in sofferenza. Ragionate sempre lato azienda. Io vi chiedo sempre di fare questo esercizio. Mettiti lato azienda. Tu adesso ti senti il rematore sfruttato, no? Prima c'era un lavoro che facevamo in 3, adesso siamo in 2, ci stanno sfruttando, bastardi, ci hanno tolto il lavoro è lo stesso, ma siamo di meno. Ok, adesso prova a metterti dall'altro lato. Magari anche la frustrazione del dirigente o del manager che vorrebbe avere un team grande, ci sono limiti di budget e deve chiedere sacrifici al team sotto sapendo tutto quello che può implicare questo, no? A livello di stress, a livello di perdere risorse, a livello di demotivare e via dicendo. Ora, l'importante è che una situazione del genere, come dicevo, sia temporanea e che quindi sia presente. Quindi quando ci sono riunioni di team o se non ci sono, chiedile magari anche degli skip level, perché se n'è andato il tuo capo, probabilmente non è adesso, non c'è nessuno, quindi le riunioni le fai direttamente con il livello successivo. Cercare di capire qual è la sostenibilità di questa situazione, effettivamente se c'è un piano per rimediare e cosa succederà. Oppure capire se è una situazione contingente per altri motivi, nel senso che tipicamente nel vostro gruppo il carico di lavoro non è così alto, in questo momento ci sono più commesse, più progetti, più qualunque cosa, e allora c'è questo carico, ma tra 3 mesi c'è da stringere i denti, tra 3 mesi torna tutto quanto nella normalità e quindi non c'è motivo di. Possono essere varie situazioni. È giusto il commento che hai fatto, Ettore, occasione di crescita e assolutamente i sacrifici sono da mettere in conto, non da accettare passivamente. Anche lì, se questa cosa ti sta dando visibilità di altre cose, ti do anche una chiave di lettura non provocatoria ma alternativa. Parliamo sempre, no? Vado, mi faccio un master, imparo qualcosa. Ora, se questa situazione ti sta esponendo perché sei junior a delle cose che altrimenti non avresti visto. Manca il mio capo per cui vengo invitato in delle riunioni in cui si parla del budget, della gestione delle risorse e della strategia che non avrei mai visto. Magari valgono st'ora o 2 di lavoro in più la sera. Perché? Non perché mi piace vedere le persone sfruttate, assolutamente, ma perché se io ti dicessi, Ettore, c'è un master da 50.000 euro in cui ti insegnano a analizzare la strategia, il budget e le risorse, tu diresti, oh che bello, figo, magari me lo faccio pure. Se ti dicessi sto master è gratuito, lo faresti senza problemi, sapendo che ti costerebbe 2 ore di extra lavoro ogni sera. Se ti dico il master ce l'hai davanti perché è quello che ti sta succedendo attorno, magari può essere un'ottica diversa. Ora non ho tutte quante le informazioni, quindi non voglio farla di nuovo alla Walt Disney, però sfrutta la situazione per quella che è se non si può cambiare. Ok? Inserire che si è lavorato alla creazione di una startup anche se fallita, quando andrebbe inserita, quale no? DT44 immagino parli in un curriculum. Sì, perché no? Ovviamente storytelling, cioè se tu sei uno startupparo che la tua vita è costruire 10 startup e una di queste è andata fallita, ci sta. Se hai un curriculum all'interno del quale questa esperienza
ti ha insegnato qualcosa, ci sta. Se stai entrando in un'azienda corporate, la tua esperienza di startup va benissimo perché lì hai imparato a gestire fornitori, fundraising, mettere contratti, studiare la parte legale, tutta la parte che sai tu di che cosa parlava la startup. Non necessariamente puoi dire che è fallita, oppure puoi dire che il progetto si è bloccato, ma anche se è fallita e non per colpa tua, perché, cioè, se è fallita perché ti hanno beccato che stavi facendo cose illegali, allora là ovviamente è una cosa negativa, ma immagino non sia questo il caso, per cui un progetto imprenditoriale che non è andato a buon fine, ma nel frattempo mi ha insegnato XY e me lo porto dietro come bagaglio, eh. Va bene, però con saggezza, cioè tutta sta cosa del ah no, ma che figo vai, fallisce e cosa. No, raga, nel mondo reale, calma, ste minchiate all'americana, che bello, qualcuno che ha fallito, calma, testate il terreno prima. E vi parlo da boomer con un po' di esperienza, le ho viste queste cose discusse. Parlando di denaro, di recente le grandi aziende non solo nei loro annunci di lavoro fanno uso dello schwa per essere inclusivi verso persone fluide. Ora, come mai queste aziende manifestando inclusività verso le persone fluide poi non dimostrano inclusività verso tutte le persone fluide e non fluide proponendo contratti e compensi dignitosi? No, beh, Derek, qua però rientriamo in un altro settore, cioè in cui la soglia di povertà, secondo le statistiche, cioè violi la lingua italiana in segno di inclusività verso una persona fluida e poi mi vai a proporre 600 euro di stage, che peraltro non è un contratto a Milano, città in cui la soglia di povertà, secondo le statistiche, è fissata in 10.000. Allora, sì, Derek, occhio, nel senso che non entriamo nella parte, cioè una cosa è l'awareness e il prendere atto di certe cose, un altro è il lamentarsi. Non che tu ti stia lamentando, però facciamo attenzione a una cosa, nel senso che un'azienda che mi propone 600 euro di stage, io non la considero, punto, ragazzi. C'è stato qualche settimana fa articoli di giornale perché c'era questa ragazza filmata che diceva io sono pienamente d'accordo, cioè vaffanculo, no, io mi faccio assumere a contratto e se c'è un contesto all'interno del quale purtroppo c'è il dumping salariale per cui le persone laureati si fanno assumere a stage per un anno perché poi te lo confermiamo e io cambio contesto, a meno che per X motivi io non sia costretto a stare lì, ragazzi, spostate, cambiate città, cambiate settore, cambiate nazione. Io non accetto che ci sia un 600 euro al mese per un professionista che viene a lavorare. Basta, non è lavoro quello, è cioè lo stage da 600 euro te lo do se sei uno studente universitario che nella pausa estiva sta facendo qualcosa o se stai facendo la tesi e allora sei all'interno di o inizialmente ci sono dei pacchetti per gli young talent o tutte queste cose qua, là ci sono delle condizioni diverse, ma l'idea che un'azienda tira fuori come proposta per un professionista tu vieni a lavorare da me per fare esperienza e ti pago 500 euro, 600 euro o ti faccio il rimborso buoni pasto, no, andatevene, andate cercate altro. Per me sono aziende indegne, quindi statene alla lontana. Sì, ma il problema è che in Italia c'è molta di questa cosa, ok, ripeto, a meno che non abbiate proprio il vincolo del familiare che dovete accudire tutto, allora là sono problematiche che entrano in uno spettro completamente diverso, ma non accettate queste cose, andatevene, spostatevi, imparate una lingua, mandate al diavolo il contesto che vi offre queste cose, costruite la vostra dignità e andate fuori. Non cadete mai nella cacchio di trappola che a me fa imbestialire del sto a casa e quindi mi prendo 600 euro al mese. È la cosa più indegna che possiate fare per la vostra carriera. È meglio andare a lavorare all'estero, guadagnare 2000 euro e spenderli tutti di vitto e alloggio, piuttosto che stare a casa da papà e mamma, lavorare e farsi dare 500 euro e metterli da parte. Cioè zero, non c'è nessun confronto. Andatevene, sbattetevi all'estero, imparate una lingua, fate cose che hanno a che fare con la vostra professionalità o inizialmente dei sacrifici diversi, meglio non guadagnare ma avere un'esperienza professionale degna di questo nome che a 30 anni stare a casa di papà e mamma perché così i 500 euro di mancetta o di elemosina
sono gestibili. Questo io proprio non l'accetto. Blame, shame sulle aziende che ve lo propongono, ma pure su di voi se lo accettate. Ripeto, a meno che non ci siano proprio delle condizioni particolari. La lingua l'ha imparata in 3 mesi, il mercato estero vi sto subissando di video su come affrontarlo, non barattate la vostra dignità con la comodità. Perché poi nel lungo termine, ragazzi, la pagate sta cosa. Cioè, sì, ma che me frega, adesso io sto qua, mi prendo 600 euro e me li metto tutti in tasca, mentre il mio amico Fesso se n'è andato, sta a 2000 sterline a Londra e se le spende tutte di vitto alloggio. Ok, ci risentiamo tra 5 anni? Mm? Vedrete. Eh? Che boomer. Alberto chiede, quali fattori vanno considerati per decidere se fare o meno un MBA? Allora, ho fatto alcuni video a riguardo, 2 o 3 punti di riflessione in direzioni diverse. A me affascinava molto il mondo degli MBA, in particolare l'executive MBA. Ho fatto, ripeto, anche un paio di video in cui descrivevo la mia esperienza a riguardo. La prima volta ero in Belgio, lavoravo in Toyota e a Rotterdam c'è l'Erasmus Business School che aveva un'ottima valutazione, prezzi a quei tempi, 2006, mi sembra che stesse intorno ai 60-70 mila euro e mi piaceva molto l'idea di farlo per aumentare la mia executive education, per una formazione a tutto tondo e via dicendo. Poi per X motivi, ho avuto una posizione come un'offerta come dirigente, non l'ho fatto. Successivamente, alcuni anni fa, 2017-2018, mi era tornato di nuovo il trip dell'Executive MBA, quindi ero in Svizzera e avevo selezionato l'idea di farlo all'IMD di Losanna, business school fighissima, dove tra l'altro insegna Michael Watkins, quello dei 2 libri, I primi 90 giorni e La tua prossima mossa. E anche lì per fortuna non l'ho fatto. Perché vi dico questo? Perché per alcune carriere l'MBA è magari necessario se si va particolarmente sulla parte banche, investimenti e via dicendo. Seguite i canali di Andrea Zanon e Marco Lecchi. Con Andrea ho anche fatto un'intervista molto molto interessante che metterò nei commenti oppure metto qua, si fa apparire. Molto molto interessante. E il punto qual è? Perché fare un MBA? Perché impegnare tot soldi, tot tempo e tot risorse per fare un MBA? Cosa contate di ottenere? Ci sono varie statistiche a favore degli MBA, però anche varie statistiche e libri contrari all'MBA che ti dicono le persone hanno successo dopo un MBA semplicemente perché gli MBA selezionano una persona di successo. Cioè, ovvio che se tu dici per entrare in questo MBA devi parlare 8 lingue, essere con un QI di 3000, avere un GMAT di 900, è chiaro che sei già nell'ultimo percentile del professionista. E quindi probabilmente con o senza quell'MBA avresti comunque avuto una traiettoria di carriera impressionante, no? E poi ci sono anche delle statistiche. Io ho visto persone con gli MBA anche più prestigiosi, quando ci sono stati momenti di difficoltà, non è che stanno tutti, siccome c'è il network, la gente ti tira dietro offerte di lavoro, ecco, cioè, quello mi ha fatto pensare molto. Poi c'è stato un commento molto importante di un collega, è sempre una persona molto molto preparata, Daniel, e lui mi diceva, sai Maurizio, invece di, considera io avrei fatto un executive MBA, quindi comunque stiamo parlando di una cosa a cui puntavo con già 20 anni di esperienza e tutto, lui mi diceva, sai, il tempo impiegato nello studiare per l'executive MBA, se lo impieghi a dedicare più energia a progetti in azienda, crei credibilità, crei visibilità, crei risultati, crei network che ti vengono riconosciuti molto più facilmente all'interno dell'azienda. Io ho visto colleghi fare lo stesso MBA che volevo fare io, cioè ragazzi, uscivi la sera alle 8-9 dall'ufficio e queste persone stavano nell'ala, persone, sto parlando di capi di divisione, per cui posizioni già apicali, in fondo vedevi tutta l'ala al buio con la lucetta sulla scrivania di queste persone che non potevano tornare a casa perché avevano i figli e la famiglia, uomini e donne, li ho visti, e questi stavano fino alle 10-11 a studiare, vita di me, per tu per 1 anno e mezzo, 2 anni. Così come per me l'MBA fatto immediatamente dopo l'università non ha nessun senso, cioè puzzi ancora di foto, hai solo fatto esami e continui ad aggiungere altri esami,
veramente non lo vedo, però ripeto, molte statistiche dicono anche cose diverse. Piuttosto, se vuoi fare un boost alla carriera, scegli l'azienda giusta, scegli le nazioni giuste e questo ti farà tanta differenza. Tanto alla fine la gente fa l'NBA perché vuole fare carriera più figa e guadagnare più soldi. Ti influisce molto di più dove scegli di vivere che l'NBA. Poi attenzione agli MBA, ovviamente fate riferimento alle scuole, a parte che dovete capire se volete fare l'MBA, quindi il full time, oppure l'executive MBA. All'executive MBA si può accedere soltanto a seconda delle scuole dopo 5, 10, 15 anni di esperienza. È fatto nei weekend, tipicamente un weekend o 2 weekend al mese, dura di più perché tu lavori e accanto a te, invece di avere neolaureati, c'hai tutti i dirigenti, capi funzione di multinazionali e via dicendo, quindi è un altro livello di... Attenzione a valutare il perché dell'NBA. Farlo perché si è cacciatori di titoli, attenzione, molta molta attenzione. E poi considerate anche che l'NBA non è l'unica formazione executive. Anche questo ho fatto un video in cui spiegavo, se voi prendete una business school, e di nuovo potete considerare quella di l'IMD come tutte le altre, voi vedrete che ci sono i programmi degli MBA, ma poi c'è quella che si chiama Executive Education. Cioè, se io sono interessato alla digital transition, digital transformation o una cosa più... perché mi devo fare il vaniglia curriculum, come viene chiamato, che è standard, devo fare quello? Magari invece di quello posso farmi un corso specifico sulla parte digitale e che ti costa 5, 10, 20 mila euro a seconda se sia un weekend, un mese o 3 mesi. Accanto a me avrò tutte persone che sono interessate di quel settore, quindi saranno tutti quanti SIF, Digital Officer e via dicendo, e creerò un network più mirato per quelle competenze. Per cui ci sono vari aspetti da considerare, per cui Alberto non darlo per scontato la necessità di fare un MBA, devi considerarlo perché farlo, dove farlo, ovviamente cercate di rimanere sulle scuole prestigiose, sapete ci sono le due classifiche, quella del Financial Times e di Wall Street, mi sembra, il Wall Street Journal, e assicuratevi anche di capire quanto questo ha valore, magari parlate con persone che l'hanno fatto, cercate su LinkedIn persone che l'hanno fatto per capire se effettivamente si sono trovati bene. Lì c'è, attenzione, il bias, non mi ricordo come si chiama, se ho speso 100.000 euro per fare quell'NBA, mi sono fatto un mazzo tanto, è molto improbabile che ti dirò no, guarda, puoi tranquillamente farne a meno, no? Perché comunque non accetto il fatto di esserci cascato. Però vedete effettivamente l'utilità di un passo del genere, in che momento della carriera siete, quanto è l'impegno, perché insomma indebitarsi e metterci tutti quanti può non essere la scelta automatica. Piuttosto assicuratevi di avere a monte una strategia. Se poi la strategia di carriera fatta bene, quindi il tipo di lavoro che voglio fare, il tipo di azienda in cui voglio lavorare, il tipo di ruolo e l'area geografica, se tutto questo vi porta a un sottogruppo di opportunità che hanno un MBA come breakthrough, allora consideratelo, ma farlo perché va fatto piano. Siamo molto appassionati a raccogliere titoli e certificati in Italia e quindi attenzione a non cadere in questa trappola, ok? E allora Alberto chiede di nuovo sugli MBA quali libri contro gli MBA hai da consigliare. Allora, c'era un libro che avevo letto tanti anni fa, per ora non me lo ricordo, era dei Graveyard of Business School o qualcosa del genere, però se cercate ci sono un po' di articoli, The Dark Side of Business School, MBA e via dicendo. Ci sono pro e contro. Ora, più che libri, magari adesso ci sono articoli online da verificare, però ripeto, sono sempre un'ottima cosa, cioè nel senso che non è... Io ho fatto, no, le business school fanno gli open day e sono fighissimi, cioè stare in un'aula con questi insegnanti che sono degli animali da palcoscenico è fighissimo, hai persone stimolanti e tutto, però ti dico, siccome è una cosa importante, non darla come una cosa per scontata, prenderla con leggerezza e via dicendo. Ripeto, controllate i canali di Andrea Zanon e Marco Lecchi perché parlano molto, soprattutto loro sono ovviamente nel settore economia e io sono ingegnere, quindi... Zach chiede a uno studente al secondo anno qualche consiglio formativo da fare nell'estate o bene una classica esperienza all'estero per migliorare l'inglese. Allora, Zach, occhio,
L'inglese non si migliora all'estero. Questa è una meravigliosa balla che ci siamo raccontati negli anni '80, voi non eravate ancora nati, quando non c'era niente. Tu l'unica maniera che avevi per imparare l'inglese era a scuola, quindi zero, scuola zero, a scuola studi la letteratura inglese, ma non, poi arrivi a Londra, ti aprono la porta, ti dicono cheers, e dici, cheers, mica Shakespeare dice cheers, no? Neanche Keats, neanche Shelley. Quindi il discorso dell'andare sul posto a studiare l'inglese era il chi se lo poteva permettere faceva le scuole di inglese in città e poi l'estate chi era imballato a soldi andava a farsi le settimane fuori. Il 90% dello studio della lingua te lo puoi fare da casa, come dicevamo prima, lezioni online e tutto. Andare fuori, pagare una caterba di soldi per stare magari in un contesto di tutti stranieri e se pensi che impari l'inglese perché vai a comprare nel negozietto gestito dall'indianino le cose da mangiare, no. Se hai idee diverse del tipo sono appassionato di Brazilian Jiu-Jitsu, allora vado a farmi 3 settimane di seminario in contesto, staremo tutto il giorno, mattina a sera, a parlare inglese di una cosa che mi appassiona, allora ecco, imparerai molto più inglese lì. Non permettetevi di andare nelle scuole che ti promettono vai là, full immersion, 3 settimane, dacci ste migliaia di euro e non lo fate, per favore, non buttate quei soldi. Tante altre cose. Se sei uno studente e per l'estate vuoi fare qualcosa, cercate programmi, cerca attività o dal volontariato o dei corsi o esperienze nelle aziende. A seconda delle nazioni, ovviamente se sei in Italia, magari non tutte le nazioni ti permettono di accedere, però puntate a queste cose, cioè o fate dei corsi proprio estivi, ci sono le scuole che hanno il corso di stampa 3D, il corso di coding, il corso di oppure vi trovate quali aziende hanno dei programmi estivi di approfondimento o oppure anche solo un'esperienza di viaggio, magari strutturata in maniera tale di andare a vedere determinate cose, potrebbe essere interessante. Se parliamo, Zach, proprio di pura formazione all'interno del tuo campo, vedi se c'è qualcosa che ti appassiona. Quando iniziate a cercare online ci sono un mare di corsi che sfruttano queste cose. Cercate però le università. Avevo fatto qualche giorno fa un video relativo a un portale dove si parla delle varie università, come selezionarle per andare all'estero, no? C'è questo Bachelor's Portal, mi sembra, e c'è poi l'equivalente Master's Portal. Ecco, vedete, non lo so, ma vedete se andando lì trovate queste sono le università, quelle che hanno dei campi estivi e via dicendo. Addirittura c'erano tanti anni fa delle università che hanno tutti quanti i dormitori e nel periodo estivo, siccome si svuotano degli studenti, vengono affittati per studenti che vanno fuori a seguire dei corsi oppure vanno a fare dei corsi di lingua o degli scambi e via dicendo. Ecco, cercate di capire cosa fare al riguardo. Se poi hai, Zach, specificatamente un argomento che ti appassiona, allora cerca magari dove è il posto più figo in cui si discute, vai e approfondisci. Però se ti devi fare l'esperienza fuori, che va sempre bene, cioè proprio ti devo dire, se devi fare il tuo mese di vacanza, fallo all'estero perché in più impari quella cosa, ma non farlo con l'idea di andare nella classe di inglese, fallo con l'idea di andare lì e fare qualcosa che ti appassiona. Se sei appassionato di tennis, imparerai molto più inglese andando a giocare a tennis ogni giorno con i locali che andando a farti 3 ore di un corso con 200 stranieri che parlano inglese peggio di te. L'idea era di migliorare lo speaking e di fare anche un'esperienza. Per il discorso esperienza non penserei a stage, non avendo ancora grandi conoscenze da mettere in pratica. Allora, Zach, attenzione, non ditevi di no da soli. Le aziende usano questi open day, questi periodi anche per cercare talenti. Cioè, non è che io, azienda, ti prendo come studente universitario perché mi aspetto che tu vieni e mi insegni qualcosa o ti metto a lavorare su un prodotto. No, ti do accesso ai miei laboratori, ai miei centri di ricerca, ti faccio vedere come si lavora perché, siccome il mio obiettivo è acquisire i migliori talenti, e se tu sei uno in gamba, io voglio il tuo nome, voglio averti tra
3 anni quando ti laurei, che vieni qui per fare la tesi e via dicendo. Per cui no, cioè fatevi dire di no, ma non ditevi di no da soli. Ci sono le aziende più grandi hanno dei programmi, ma anche soltanto degli open day, anche soltanto appunto vado a farmi 2 settimane in giro per l'Europa e passo da una multinazionale all'altra perché un giorno c'ha l'open day quella casa farmaceutica, un giorno c'ha l'open day nella nazione accanto, oppure le business school. Ecco, quello può essere un modo fighissimo di investire tempo e soldi. Per cui lo speaking, anche lì, non devi andare là per esercitarlo. Cioè, se tu inizi a farti Cambly e ti fai dei one-to-one di un'ora al giorno, skyrocket, cioè ti va esponenzialmente alla grande. Poi, quando sei sul posto, ovviamente migliori e via dicendo, ma la maggior parte del lavoro lo puoi fare a monte. E poi ricordatevi, paradossalmente l'inglese peggiore, la cosa più difficile è l'inglese social, cioè se io sono in riunione, di quello stiamo parlando. Se mi sfugge mezza frase, c'è un attimo di distrazione, se mi sfugge una parola perché non la conosco, è chiaro di che cosa sto parlando. Ma se sei al pub e una persona si gira e ti attacca una frase, può averti chiesto dal mi passi il ketchup al hai visto la partita ieri al ma noi ci siamo visti, non lo sai, no? Cioè lo spettro degli argomenti è immenso e non hai nessun, per non parlare di quelli che raccontano le barzellette che in una lingua straniera, mamma mia, è un casino seguirle, però nel senso che può essere quasi più frustrante impattare da quel mondo, per cui ti facevo l'esempio, se sei appassionato di un argomento, di uno sport, di un qualcosa, magari cerca di fare esperienze. Io ho fatto l'esempio del Brazilian Jiu-Jitsu perché ci sono questi campi di una settimana dove le persone vanno, si allenano la mattina a sera, ma qualunque sport, qualunque argomento c'ha cose del genere, per cui girate non a vuoto, ma con l'idea di approfondire qualcosa che vi piace. Sì, esatto, cioè meetup, ma anche semplicemente googlando, se hai uno sport, metti la tua città target, la nazione target, o semplicemente Summer 2023 Paddle Europe e ti usciranno 3000 campionati, seminari, corsi intensivi, ma anche banalmente, io l'ho fatto, il periodo appunto in cui mi allenavo era andavo per lavoro in una città all'estero, trovavo la palestra dove facevo un'attività che mi interessava e posso venire ad allenarmi, vengo dalla Svizzera, sono italiano, vai, la maggior parte ti ospitavano gratuitamente, magari dovevi pagare 5-10 euro per fare l'allenamento, ma è un modo fighissimo per conoscere persone, confrontarsi e divertirsi parlando la lingua locale. Ok? Mr. Derek dice, eccettuato l'1% delle casistiche, se avessi 60.000 liberi da investire, li allocherei in un fondo pensione piuttosto che un MBA. Però io sono un novizio. Allora, sì e no, nel senso che dipende. Ovvio, se vediamo la pura parte finanziaria, ovvio, anche un gelato, invece il gelato lo metto in un ETF e tra 40 anni sarà stato meglio. Però se ho 20 anni, magari 5K spesi a girare l'Europa o ad andare a fare dei corsi ti daranno molto di più del ritorno finanziario dell'investimento. Non un fondo pensione, per carità, parliamo di investimenti in ETF passivi. Mr. Rip, conoscete ovviamente, immagino Giorgio, e lui dice sempre il miglior investimento della mia vita è stato quando avevo 10-12 anni o quello che era il Commodore 64, perché da lì si è aperto il mondo, no? Cioè io immagino quello che può essere il ritorno nel lungo termine di un investimento in un corso di coding, in una stampante 3D, in un casco di realtà virtuale, se poi sono capace anche di programmarmi il mio mondo o via dicendo. Ecco, quello se avesse sicuramente non la macchina, ma magari una porzione andrebbe considerata. Per collegare anche alla parte dell'NBA, Tim Ferriss, forse lo conoscete, autore di tanti libri, quello che lo rese famoso è stato The 4 Hours Work Week, e lui a un certo punto racconta di come quando aveva da parte dei soldi, 100k per esempio, ha deciso di costruirsi il suo MBA. Ha detto invece di andare in una business school,
questi 100k li investo per la mia formazione e ho aperto questa startup, ho fatto questi viaggi, ho comprato questo macchinario, ho finanziato come angel investor quest'altra, ho imparato a fare gli investimenti in quest'altro modo, qui ho perso, qui ho vinto, qui ho... Cioè, non era banale come cosa, no? Diceva, invece di andare a prendermi il pacchetto standard, mi costruisco il mio MBA, che non era assolutamente banale come passaggio. Allora, ecco, Marco dice appunto sugli MBA, Alberto Dalamasco ha aperto Satispay con i soldi accantonati per un MBA dicendo se fallisco ho imparato come in un master. Esatto. Allora, Antonio mi chiede, qualche live fa parlasti di un corso a cui stai lavorando per studenti. News, sì, ci sto lavorando, datemi un attimo di tempo. La mia idea è mettere insieme qualcosa che si collega alla scorecard mindset per universitari. Spero l'abbiate fatta, vi ricordo metto sempre i link in descrizione. Io dico sempre, studenti, ascoltatemi, o mondo degli studenti universitari, voi non siete studenti che si stanno laureando, voi siete professionisti che si stanno formando, quindi già dall'università iniziate a fare determinate cose e a ragionare in un determinato modo. Non c'è niente di peggio di fare quello che ho fatto io, cioè testa bassa, studi, fai gli esami, ti laurei, alla fine tiri sulla testa e dici che cosa c'è in giro, che devo fare, mo che faccio, mo c'ho il certificato, che devo fare, come funziona, come si scrive un curriculum, a chi devo mandarlo. Questa è una cosa impossibile da fare oggi. Io mi sono laureato nel 98, per cui appunto molti di voi non erano neanche nati. Adesso bisogna essere assolutamente attraversare il periodo accademico con un mindset completamente diverso. E vi dico, lo vedo molto già presente in quelli che fanno economia e commercio nel modo giusto, ne avevo già parlato di questo, quando vedi canali appunto di questi che ho già citato prima, o quando parli alle persone che sono in alcune università, cioè li vedi che hanno già le idee molto chiare. Ecco, io quello che sto facendo adesso è un corso che penso sarà probabilmente un'oretta o due di video, in cui vi dico, ragazzi, fate questo, attenti qua, procuratevi una mail, togliete le foto imbarazzanti, create questo network, ragionate in questa maniera e via dicendo. E sicuramente lo lascerò gratuitamente per gli studenti universitari perché, come dicevo, poi diventerete, spero, clienti quando sarete più avanti per la parte consulenziale professionale o comunque sarete network. Penso che tra una mesata dovrebbe essere pronto, quindi quando sarà poi proprio per questa cosa che una cosa comunque è in itinere, probabilmente a un certo punto lo pubblicherò e poi magari aggiungo dei pezzi, aggiungo delle altre informazioni utili, però diciamo penso che entro fine marzo lo rilascio, ok? Io faccio queste sessioni di coaching per la parte carriera, per professionisti, per cambio lavoro oppure per gestire alcune attività e uno dei punti fondamentali è la revisione del curriculum e quello di cui ho sempre parlato, l'identità professionale. Ecco, a un certo punto Peppe aveva chiesto nel gruppo Telegram consigli sull'elevator pitch, no? Cioè il principio per chi non lo conoscesse è raccontatevi in 20-30 secondi. Lui vabbè, faceva riferimento a 2 minuti perché era all'interno di una presentazione un po' più articolata, però io quello che dico come messaggio è attenzione a non essere banali in questo, anche perché questo si collega alla domanda che vi fanno ai colloqui, spesso per rompere il ghiaccio, ed è ci parli di lei. Ora, questa è una domanda che se vogliamo è quasi come ci porti un argomento a scelta agli esami, che in teoria dovrebbe essere una cosa fatta per rompere il ghiaccio, per facilitarti, non sei pronto e diventa un boomerang, no? Quindi per gli esami sempre pronta l'argomento a piacere, che tac, faccio questo, e alla domanda ci parli di lei, non fate il riassunto del curriculum. Cioè, la cosa peggiore è la persona che al ci parli di lei inizia. Mi sono diplomato qui, mi sono laureato lì, ho iniziato a lavorare lì e poi mi sono spostato lì. Cioè, lo so, sta scritto, l'ho già letto. Al parlami di te mi devi dire chi sei come professionista, che si collega all'elevator pitch, no? Cioè, se io dovessi avere i miei 20 secondi con Elon Musk, con Jeff Bezos, con Bill Gates in ascensore,
ma che faccio? Lo impressiono dicendo mi sono laureato al Politecnico di Bari nel 1998, ho iniziato a lavorare alla raffineria e poi... Cioè, non si può. Allora, dovete condensare nell'elevator pitch le informazioni che sono il risultato di quello che vedo lì. Cioè, il fatto di essermi laureato lì o di non essermi laureato e aver iniziato questa carriera, di aver fatto questi passaggi, queste scelte, queste esperienze, cosa mi ha fatto diventare oggi? Cosa sono? E non sono necessariamente il titolo della mia laurea, no? Parlavo tempo fa durante una coaching con una persona in gambissima, con tantissimi anni di esperienza e diceva, quando dicevo, ok, ma tu come ti definisci? Dice, io sono un ingegnere. E faccio, sì, ma tu non è che stai facendo un lavoro da ingegnere. Cioè, ok, ti sei laureato 20 anni fa in ingegneria, ma il tuo lavoro oggi è altro, no? Come nel mio caso. E lui diceva, sì, però sai, quella è l'unica cosa fattuale che ho, no? Cioè, c'ho il bollino, qualcuno ha detto, tu sei un ingegnere e quindi me lo porto dietro. Ecco, no, il tuo fattuale sono i 20 anni di quello che hai fatto dopo. Quindi, per dirvi, quando ho preparato un elevator pitch, cercate di dire chi siete come qualità e che tipo di valore portate, perché quella è la cosa importante. Non le aspirazioni, anche quello è un altro errore. Ah, il mio obiettivo è lavorare per per un'azienda come la vostra. Sì, non me ne frega, io ti assumo per quello che mi porti, non per soddisfare le tue aspirazioni di carriera, no? Brutale, ma è così. E anche perché se descrivete il tipo di azienda o di ruolo che volete ricoprire, potenzialmente vi tagliate tutto il resto. Ah, voglio fare il direttore commerciale. Cioè, che cazzo, peccato perché noi per la posizione di direttore commerciale in realtà abbiamo un candidato migliore. Avevamo pensato a te per quello di direttore vendite, ma visto che non sei, che vuoi fare solo quello, peccato, ti scartiamo. Oppure non siamo una realtà dinamica, siamo un colosso multinazionale, per cui non siamo una startup in crescita, peccato perché il nostro business è molto stabile e quindi ti tagli le gambe, no? Per cui in questo elevator pitch cercate di dire chi siete come professionisti e che tipo di valore riuscite a portare, qual è il vostro punto di forza, la vostra skill principale. E quella è un'informazione che triggera e cattura l'interesse della controparte, non il tutto quello che ho fatto e che c'è già scritto, ve lo ripeto. Allora, abbiamo fatto un'ora e mezza, grazie. Vi ricordo che ci sono queste scorecard per professionisti che vi invito a compilare se non l'avete fatto e le stesse anche per studenti universitari. Trovate il link in descrizione insieme ai consigli di lettura. Tutti i libri che vi ho indicato durante la live li trovate nel link dei consigli di lettura. Vi ricordo anche per chi fosse interessato che io comunque faccio sessioni di coaching, o meglio consulenza per quanto riguarda la parte carriera, anche lì trovate tutti quanti i link. Vi invito ad andare a vedere a sentire, anzi, il podcast fatto con Davide Cervellin, Office of Cards, perché ci sono tante informazioni lì proprio in 2 ore ho sciorinato tutta quanta la mia vita, i vari passaggi, quindi per chi non ha visto altre live o non conosce tutte le informazioni troverete delle curiosità, spero interessanti e poi ripeto comunque un contenuto validissimo Office of Cards in generale. Fatemi sapere, ora farò ovviamente l'editing della live, lasciate nei commenti se ci sono delle domande o dei commenti sulle cose di cui abbiamo parlato che volete approfondire e per chi vuole c'è sempre il gruppo Telegram a cui potete iscrivervi liberamente, c'è in alto a destra nel banner del canale YouTube il link per registrarvi. Grazie a tutti per la compagnia e ci rivediamo prossimamente. Ciao, alla prossima!